Benissimo, sono stato al supermercato Fatta, mi sono comprato delle banane e una bottiglia di succo d'arancia, ho già mangiato, già bevuto, quindi sono a posto e adesso mi rimetto un attimo in marcia. Volevo fare un salto alla punta perché c'è il negozio di souvenir dove c'è molte cose carine, quindi magari finisco di comprare qualche souvenir da riportare a casa per gli amici e la famiglia ovviamente. E poi penso che mi dirigo verso la spiaggia del Pentagramma. E poi le cose che avevo in programma di fare oggi le ho fatte tutte, quindi posso passare il resto della giornata a riposarmi. Perché dopo la camminata di stamattina ne ho anche bisogno, sinceramente. Avrò camminato tipo 15 km. Ovviamente ha cominciato a pioviscolare, vabbè, ma quanto qua è normale. Sono appena stato al negozietto di souvenir, ho comprato delle tazze, perché le tazze è sicuramente uno dei regali più carini da portare indietro, perché sono utili e poi c'è pure chi li colleziona e poi erano molto carine, delle coppie di tazze. E quindi niente, c'era il classico trattore con il vagone che porta le persone e i turisti in cima alla punta. Per un attimo sono stato tentato di fare una giornata piena da turista e andare anch'io col trattore e il vagone in cima alla punta, ma poi ho visto che iniziava a piovere e mi ricordo che l'ultima volta, anzi l'unica volta che sono stato alla punta, appunto pioveva. Se ci torno mi piacerebbe andarci in una bella giornata, non in una giornata piovosa come questa. Quindi adesso sono diretto alla spiaggia dei Pentagrammi. L'ho rimandata il più possibile durante questa giornata, non so perché, però ora è il momento di andare, quindi vado e niente, sono solo curioso di vedere se ci sono altre cose disegnate per terra, di vedere bene quei resti di bunker e di vedere bene soprattutto che look ha questa spiaggia nella sua profondità, perché al buio non si vedeva veramente niente l'ultima volta. Questa è la strada dove abbiamo incontrato i tre gatti che ci hanno fatto tornare indietro in pratica, ci hanno indicato la via per tornare indietro. E la cosa che è strana è che questo non è un asfalto, sembra più una specie di pavimentazione in cemento. Infatti è molto fastidioso percorrerlo con la macchina. Ammetto che non è meno inquietante dell'altra sera. Anche se è giorno, comunque questo posto ha un'aria strana. C'è quella casetta lassù che sembra proprio la casa di un serial killer messa lassù in cima, mezza nascosta. E poi già qua davanti a me, sicuramente in camera non si vedrà, però c'è tipo una specie di costruzione che ricorda molto a un altro insediamento bunker. Comunque c'è gente, sono macchine parcheggiate, macchine che stanno arrivando, vedo delle persone, quindi ora sono proprio curioso di vedere com'è questa spiaggia. Questo dietro di me è il bar dell'altra sera, che ovviamente era chiuso, ora è aperto. E la cosa assurda è che ho visto delle macchine proprio andare sul bagnasciuga qua, quindi la sabbia deve essere molto dura. Questo spiegherebbe anche forse alcuni dei segni che c'erano a terra, specialmente quello che noi pensavamo fossero i disegni più grandi, forse erano segni di ruote, cioè c'è uno con la moto addirittura.
C'è uno in moto sulla spiaggia. Questa non l'avevo mai vista fare. Comunque, sì, è uno spazio molto aperto. No, no, aspetta, sono proprio le macchine parcheggiate. Incredibile. Cioè, su questa spiaggia ci vengono le macchine. Ci arrivano le macchine. Vedo 5 macchine parcheggiate. Qua dietro invece i bunker. È una cosa davvero surreale. Comunque, qua a terra vedo dei segni circolari che ora alla luce del sole sono sicuramente segni di gomme, di auto. Qui le macchine ci vanno avanti e indietro come se fosse una superstrada proprio. Incredibile. Davvero, davvero incredibile. Bello, eh? Bello. Oggi non posso dire di non aver camminato, eh. Madonna, sono stanchissimo. Praticamente tutto il giorno che cammino. Però camminare in questi spazi onestamente è anche un po' rilassante, non solo pura fatica, proprio soddisfacente quando arrivi in fondo. Vado in una direzione del bunker ora per vedere bene di giorno come sono e soprattutto per vedere di questi famosi pentagrammi se sono ancora lì, che può darsi perché qui la sabbia è durissima, bagnasciuga duro duro come io non li ho mai sentiti. Fatto sta che appunto qualsiasi macchina ci può viaggiare sopra, nonché le moto, quindi è durissimo questo bagnasciuga, quasi uno sterrato direi, sabbioso. Però ci sta che appunto se il mare non ha, diciamo, inondato proprio tutta questa parte qua, ci sta che quei disegni per terra ci siano ancora. Ce ne sono dappertutto però, vedi? Qua dietro di me c'è una specie di quadrato scavato, però suppongo che siano, diciamo, disegni fatti da bambini o appunto bambini che giocano con la sabbia. Magari pure che pentagrammi erano fatti da bambini e noi tre uomini grossi e duri ci siamo fatti spaventare e siamo scappati, giustamente. Ho appena passato il primo bunker, ora sono vicino al secondo. Segni per terra ancora niente. Questo è
quello che rimane del secondo bunker, e qua c'è il terzo. Non so se erano 3 bunker diversi o uno solo poi distrutto. Questo è quello che ne rimane, non lo so. Questo comunque è il terzo. I segni, i disegni per terra del pentagramma erano più o meno qua, che però non li vedo più. No, qua per terra non c'è assolutamente niente. Mi stavo interrogando l'altra sera con Gabriele del perché non ci fossero impronte intorno ai pentagrammi, e la cosa lì per lì il pensiero ci ha un po' inquietato. Poi comunque ho anche fatto riferimento, una volta visti il video, che nemmeno noi lasciavamo impronte mentre camminavamo, e questo perché appunto il bagnasciuga è duro. No, niente pentagrammi, e addirittura adesso ho appena risentito anche uno di quei suoni, quel tutum, così, ma penso che sia un suono riflesso da qualche parte, che sembra più tipo un masso che cade e fa rumore, però in realtà penso che sia il mare che si infrange contro qualche tipo di scoglio che non vedo e genera quel suono. Però anche questo è uno di quei suoni che sentivo l'altra sera. Rimane però il fatto dell'anomalia nel disturbo video. Quello a questo punto è l'unica cosa. Sempre che dia per scontato che pentagrammi li ha fatti qualche bambino. Comunque, quindi esplorazione finita. Ora me ne torno decisamente a casa, mi faccio una bella doccia. Sono stanco. Oggi ho camminato veramente tanto. Però sono stato in posti che meritava andare. E quindi niente, quindi caro diario, ci aggiorniamo prossimamente. Caro diario, oggi siamo al 98esimo giorno e tira un vento della Madonna. Vabbè, qua tira sempre un vento della Madonna. Però ora in questo secondo ha cominciato proprio a tirare molto più vento di quello che tirava tipo 5 minuti fa. Comunque sono al porto, e non dove venivo sempre al porto, che praticamente era quella zona qua giù dietro di me, che era quella zona un po' più bruttina in realtà. Non sapevo che c'era anche questa parte qui del porto, che è carinissima, è bellissima. Questa qua dietro di me è la famosa statua del pescatore. Quando guardavo i monumenti che c'erano qui a Skegen e tutti i vari punti di interesse da andare a vedere per i turisti, questa statua era nella lista. Io quando passai in macchina di qui la prima volta in realtà pensai che era la statua di un pompiere. Non lo so perché, però mi sembrava molto più un pompiere con quel cappello invece che un pescatore. Però è la statua del pescatore. Praticamente ora sono in fondo al pontile, e su di me ci sono tutte le barche, diciamo quelle per i paschereggi e quelle da crociera. Invece qui su questo bellissimo pontile fatto di legno ci sono tutte le barche delle persone praticamente che vengono qua in vacanza e ci vengono in barca. Cioè, chi non lo farebbe, scusa? Mi prendo la mia barchettina da
700-800 mila euro e me ne venga a Skegen, la parcheggio qua al muletto e me ne vado al ristorante a mangiare un fish and chips. Mi sembra ovviamente la cosa più ovvia da fare quando uno poi arriva in un posto del genere. Comunque, fatto sta che ci sono ristoranti sia dalla parte sinistra che sta dalla parte destra e praticamente questo piccolo molo qui di legno è nel mezzo e è molto carino. C'è vento, accidenti. Comunque, è, è pristino, è tenuto benissimo. Come del resto ogni cosa qua in Danimarca è tenuta benissimo. Hanno una cura dell'ambiente, del posto qua che io non ho mai visto. Pensavo che in Germania fossero molto attenti a queste cose. Quando ho vissuto in Germania mi ricordo che erano molto attenti all'ambiente, nessuno tirava una sigaretta per terra, nessuno fumava in strada, per dire cose di questo tipo qua. E devo dire che qua in Danimarca è pure di più, cioè stanno ancora molto più attenti alla cosa. Questa è una delle mie parti preferite del porto invece. È una delle mie preferite perché qua è dove attraccano i pescherecci più piccolini. Rispetto a quelli giganteschi che sono dall'altra parte, qua ci sono dei pescherecci molto più piccoli, sempre grossi ovviamente, ma molto più piccoli e molto più carini. Cioè questo qua sembra quello di Braccio di Ferro. Questo. Cioè 3 minuti di passeggiata e sei nel centro del paese. Non so se chiamarlo paese o cittadina, città no di sicuro. Skagen è piccolo. Piccolo, piccolo, insomma non troppo piccolo, però neanche una città sicuramente. Però questa è la strada del centro. Qui praticamente dove sono tutti i bar, tutti i locali, pub, discoteche. Una discoteca credo che ci sia. E qui in quella settimana che dice di fare estate c'è veramente un bordello assurdo. In pratica c'è il mondo per questa strada dove io ora sto camminando tranquillamente senza scontrarmi con nessuno. Quest'estate non si camminava dalle persone che c'erano e ovviamente questo ha riportato leggermente sui contagi del Covid, ma neanche poi tanto, perché io mi ero veramente messo le mani nei capelli dicendo no, qui con tutta questa gente, tutti senza mascherina, sarà un focolaio assurdo. E invece i casi sono stati tipo, che so, 7-8 casi registrati qua di Covid. Quindi in realtà è una cosa molto molto strana questa e non si sa bene cosa pensare di tutta questa storia. So che in Italia ora c'è tutta questa stretta per la variante Delta, i morti continuano ad aumentare, i contagi continuano ad aumentare. Beh, qua non succede niente di ciò. Qua praticamente nessuno parla del Covid. C'è una sorta di vento, vento assurdo. Dicevo, c'è una sorta di Green Pass che deve avere qua, ovvero non è proprio un Green Pass, è semplicemente qui devi andare a fare il tampone, che è gratuito, vale 48 ore e te per 48 ore puoi entrare in qualsiasi locale, qualsiasi pub, qualsiasi posto. Cioè, dentro. Per quanto riguarda invece mangiare fuori, quello non hai bisogno di niente. Cioè, se te vieni a mangiare qua e ti siedi al ristorante fuori, non ti serve nessun tipo di Green Pass o tampone o niente, solo per sederti all'interno. Però per entrare per esempio nei locali, tipo negozi di vestiti, di scarpe, roba così, lì non ti serve niente.
e la mascherina qua non è assolutamente obbligatoria. Fatto sta che se uno anche la volesse comprare non saprebbe neanche dove prenderla. Mi sono appena accorto che prima parlavo e avevo l'hypertype labs inserito, quindi in pratica vabbè, lasciamo perdere. Ormai ho imparato piuttosto bene a girare per Skegen. È facile, non è per niente appunto, un grande posto, quindi come vai ritrovi sempre qualche strada che conosci, qualche strada che comunque hai già percorso e quindi sai dove ti porta. Però fa un po' strano perché fondamentalmente non è poi così tanto che sono qua. Eccomi arrivato nei pressi della punta, dove ho intenzione ora di prendere il trattore con il vagone e farmi portare fino in cima. Perché ho sentito dire praticamente che in questo periodo qui ci sono le foche, quindi voglio andare a vedere se riesco a riprendere una foca, perlomeno a vederla. Siamo in attesa della partenza. Mi sento veramente un turista ora come ora. Cioè, ma è completamente diverso da come era quando sono venuto qui l'ultima volta. Si vede che non era
non era la stagione giusta, non era il mese giusto quando sono venuto io. Ora è veramente qualcosa di bello da vedere. Cioè, se non mi sbaglio, il Mar del Nord è qua dietro. Là a dritto c'è il Mar Baltico, però qua nel mezzo ora si è formata come una specie di pozza, chiamiamola pozza, dove praticamente rende possibile veramente chiamare questo punto qui la punta. Ora capisco perché la chiamano la punta, perché c'è questo pezzo di sabbia che si percorre a piedi, che ci porta fino in cima, dopodiché puoi fare il giro dall'altra parte per tornare indietro. Quindi questo è quello che è la punta. Veramente bello tutto questo. Sono contento di essere tornato qua. Sono davvero molto contento che sono tornato e non lo so, mi fa anche piacere vedere tutte queste persone tutte insieme, perché è ovviamente una di quelle cose che nella vita a un certo punto vanno vista, assolutamente vista. Qui tutti fanno foto, fanno video e merita. C'è un freddo becco, però nonostante tutto è bello. Mi sto facendo una bellissima passeggiata, ma bellissima proprio. Sto praticamente tornando indietro a piedi. Ovviamente non me la voglio fare tutta a piedi, anche se potrei, ma non la voglio fare perché mi va di montare sul trattore. Però sto andando praticamente nella direzione da cui siamo venuti. Dietro di me, laggiù in fondo c'è la punta, pieno di gente ovunque, bellissimo. Sul vagone c'erano solo 4 persone con le mascherine, che poi ho scoperto essere italiani, ovviamente. Ora sto andando in questa direzione perché io vorrei vedere una foca. Sarei veramente curioso di poter fare una foto a una foca. Cioè, mi piacerebbe veramente tanto. Non so se sarà possibile, ma io ci provo. Ecco, pareva che noi combinavamo una delle mie. Accidenti. Ero convinto che tagliando di qua sarei passato nell'asciutto, invece sto praticamente camminando in sabbia fangosa. Fantastico. E c'è il rigolo d'acqua che mi scorre a destra, ovviamente non lo posso saltare e non ci posso neanche passare attraverso perché mi bagno tutto. Quindi proseguo un altro po' in direzione del Mar del Nord. C'è un vento da paura e vedo il rigolo d'acqua che qua si ferma, quindi posso attraversare e tornare nell'altra direzione. Però più mi avvicino all'acqua qua e più la sabbia diventa fangosa. Cioè ora sono veramente lontano dal trattore. Il trattore è laggiù in fondo e io foche non ne ho incontrate. Mannaggia! Però non demordo.
continuo a cercare, tanto ormai i piedi l'ho bagnati,